Oh, guarda che c'è Nicola Giang! Innanzitutto vi voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. In questo video viaggeremo per 6 giorni attraverso 6 paesi diversi alla scoperta dei migliori mercatini di Natale d'Europa e vedremo insieme come sono addobbati, cosa si mangia e quanto si spende. Perciò tenetevi comodi, magari con una cioccolata calda o un vin brûlé bello bollente tra le mani e buona visione! E per ricominciare ovviamente a Bolzano. Qui c'è il mercatino di Natale più grande d'Italia, perciò diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è da mangiare qui. Che maschio! Maschio 8, un bassottino, sì. Sì, ci vieni. Mi sa che non voleva andare per terra, Sei bravo, sei carino, dai andiamo. No, Ciao! Raga, salsiccia è strapesante, sembra piccolino ma è una tonnellata. Ma lui non cammina. E il primo cibo lo mangeremo qui, guardate quanto è tipico. Ciao! Una porzione di Strauben. Lo Strauben cos'è? Uova? Uova, latte, farina, sale, grappa e birra. Grappa e birra. Wow, allora mi ci ubriaco. Ah, che bello. Grazie. Questo si mangia con le posate? Normalmente si mangia con le mani, ma Ah, con le mani. Ah, grazie. Il primo cibo è lo Strauben, una frittella tipica tirolese. Questa porzione abbiamo speso 10 euro. Noi abbiamo chiesto le forchette, ma il ragazzo lì mi ha detto di mangiare con le mani, perché in realtà si mangerebbe con le mani, perciò lo faremo anche noi. Qui c'è dato della marmellata e della cioccolata, che penso sia la Nutella. Cominciamo dalla Nutella, dai. Buon appetito! Wow, stupendo raga, sa di fritto, si scioglie in bocca, bello unto e poi c'ha quel pizzico di salato, perciò non è un dolce dolce, beh è un dolce salato dolce. Adesso lo proviamo con la marmellata. È aspro, come voi sapete a me non piacciono tantissimo le marmellate di frutta, preferisco con la Nutella. Qui ci stanno sti passerotti che svolazzano qua e là, che rompono le palle. Adesso ne mangio uno. In pratica sono dei pezzettini di frittura, all'interno è vuoto e dà gusto un botto morderli. Comunque mangiare con le mani una cosa così unta, senza carta, senza sacchetto, mi ricorda di essere ritornato in Malesia. Vi ricordate che abbiamo mangiato il cibo indiano? E come avrete visto nelle mie storie di Instagram, ultimamente ho fatto le analisi del sangue e il dottore mi ha detto di bere più acqua e di evitare assolutamente le bevande zuccherate. Perciò, dato che anche quest'anno sta arrivando il Natale, mi sono regalato il nuovissimo tumbler della Air Up e guardate che bel design, cioè c'è il manico ed è bello resistente e in più ha un isolamento sottovuoto a doppia parete. Ciò significa che mantiene l'acqua fredda d'estate e calda d'inverno. Così posso portarlo con me ovunque, in qualsiasi stagione, e la cosa più importante è che potrò bere con gusto molta più acqua. Sì, perché i vari pot aromatizzati disponibili sul sito ti permettono di bere l'acqua con un sapore in più. E la cosa bella è che ingerisci solo e solamente acqua. Inoltre vi volevo informare che per quest'anno Air Up è presente anche da Carrefour, perciò se siete in ritardo nell'acquisto dei regali potete andare direttamente lì. E dopo il dolce, naturalmente, arriviamo al salato. Noi facciamo tutto al contrario. Qui mi chiappo bene un bel bretzel gigante, anche una zuppa di goulash. Cos'era quello? oddio, io ti conosco. Ciao! Prendo un punch. O senza con? Con, dai, abbracchiamoci. Volevo un bretzel gigante con speck e formaggio e una zuppa goulash. E qui in totale abbiamo speso 42,50 €. No raga, non vi spaventate del prezzo perché incluso c'è pure la cauzione del bicchierino di questa ciotolina carinissima. Perciò se li riportiamo indietro ci ridanno i soldi della cauzione, no? Però se lo volete potete portarvelo a casa. Allora abbiamo preso un bretzel con speck e formaggio. Oh, è gigantissimo, più grande delle mie facce. Oh, è una zuppa goulash. E il punch alla salute. Wow. Questo raga ti pancia la faccia, tipo un tè al limone con rum. In giornate fredde come questa è perfetto, ti si riscalda il cuore. Incominciamo dal bretzel. Buon appetito. Bello croccante, caldo. Poi c'è lo speck che qui lo fanno veramente buonissimo. E in più c'è il formaggio che dà quella cremosità in più. E come potevo non abbinare il tutto con una bella zuppa goulash. Il goulash, come ben sapete, è uno spezzettino di manzo. In questa zuppa non vedo alcuna carne, forse perché si è sciolto tutto all'interno ed è diventato un tutt'uno con la zuppa. Infatti, come potete vedere, è bella densa e ci sono i quadratini di patate. E invece all'interno ci sta la carne, ci siete quel misto tra tendine e carne magra, poi è acido, mi sa che è del pomodoro, non so, ed è piccantino, un piccantino molto piacevole che si adatta perfettamente a queste giornate fredde. E questa zuppa c'ha un sapore abbastanza forte e perciò tocca abbinare per forza qualche primo. Qui ti danno automaticamente un pezzo di pane, perciò lo mangiamo col pane. Ci sta alla perfezione. Come si fa a vivere senza pane?
e dato che il punch non ci è bastato mi ha chiappato pure un succo alle mele sempre con rum. No raga, è stato offerto dalla casa, una ragazza simpaticissima, tanto per farci riscaldare che fa un pochino freddino qui. Wow, buonissimo. Oh, anche lì ci sono altri mercatini di Natale. In pratica qui c'è un'altra piccola piazzetta con i mercatini. C'è gli accessori, bigiotteria, i regalini potete fare. C'è pure la giostra! Oh, la giostra più mini che abbia mai visto in vita mia. Poi camminando un pochino nelle strade vicino sono altri mercatini, guardate. Vabbè, da lontano sembrava che ci fossero più mercatini, invece sono solamente due messi in croce. Qui vedono cose artigianali, fatte a mano. È un po' tutto sparso, guardate, anche lì c'è un po' tutto il centro di Bolzano, c'è questi stand. E come potete vedere, salsiccia e spoglio, gli ho tolto il maglione perché non camminava, mi ho fatto rimanere il berretto. Ma anche col berretto, guardate, guardatelo, guardatelo. Non lo vuole il berretto, ma è così carino il berretto! E qui ci stanno gli ultimi mercatini. Qui però è tipo una zona molto tranquilla, la gente non ci passa, pure i commercianti di lì. Principalmente i mercatini di Natale sono nella piazza Walter. No raga, guardate che figata! Il calendario dell'avvento a mo' di finestre. Oh, mi mancava questa corsia, guardate cosa abbiamo visto. Raga, formaggio, formaggio fuso, formaggio caldo nel panino caldo. Sembra tradotto da Google Translator e nomi cinesi. Ciao, fa un panino formaggio caldo nel panino caldo? Uno, grazie. Ma qui che roba, guardate quanto fila. Cioè il formaggio è bollente, appena fuso, appena spalmato sul pane, che anche il pane è stato riscaldato, 6,50 €. Buon appetito. Wow, raga, stupendo. Cioè, sento quel profumo di anice. Ah, sì, guardate, il pane è stato fatto con i semi di anice, perciò si sente quell'essenza di anice. Pensavo fosse molto più pesante, invece lo posso mangiare con tranquillità, anche dopo tutti i pasti che abbiamo fatto prima, che alla fine erano tutti carboidrati, eppure quest'ultimo è un carboidrato. A posto, il nostro tour dei mercatini di Natale di Bolzano termina ora. C'è ancora altro da mangiare, tipo ho visto gli strudel, il vin brûlé e altri cibi, ma di dolci non ho la minima voglia adesso. Sono veramente strapieno. E questo è considerato il mercato di Natale più grande d'Italia. Me lo immaginavo più grande e non so se è ancora rimasto quello più grande d'Italia, però da quello che mi hanno detto è il più antico d'Italia, perciò dai, rimane ugualmente al primo posto in una classifica come primo d'Italia. E buongiorno a tutti! Come avrete intuito non sono in centro di Bolzano, anche perché gli hotel in centro città costano un botto e perciò ho trovato un hotel nei dintorni di Bolzano che dista 30 minuti di macchina. Qui la vista è ancora migliore, guardate dietro le mie spalle, le Dolomiti. Il costo anche qui non è che sia così basso, diciamo che minimo che ho trovato qui 100 €, 120 €, perché il cane 20 € costa a notte, perciò il costo di salsiccia per una notte in hotel equivale a una notte in un hotel in Cina. Però qui la colazione è veramente buonissima. E poi mi sono accorto che più vai al nord d'Italia e più gli orari del check-out in hotel è prima. Qui il check-out è alle 10, perciò tocca svegliarsi prestissimo. Anche noi siamo in ritardo per il check-out, perciò sbrighiamoci e partiamo. Andiamo verso la prossima destinazione, ovvero in Austria, più esattamente a Innsbruck. Andiamo. Ed eccoci arrivati in Austria, raga. Siamo ad Innsbruck, che bello, cioè l'atmosfera natalizia si sente ovunque. Poi è fighissimo qui perché le abitazioni qui e le casette sono tutte in stile che mi ricorda Harry Potter. È Harry Pottoso un bel po'. E poi dato che siamo molto vicini in Italia, troviamo anche tantissimi ristoranti italiani, guardate, pizzeria, mamma mia. Anche prima lì avevo visto un altro ristorante che facevano la pizza. Ma poi volete mettere, adesso vi faccio vedere cosa c'ho davanti a me. Spam, raga, va che figata! Le montagne ricoperte di neve. Adesso stiamo andando lì dove ci stanno i mercatini di Natale. C'hanno pure gli stand dove vendono le cose per gli animali. E guardate lo sponsor di questo mercatino. Swarovski. Oh, sto mercatino è di lusso. Qui ci stanno i giochi per i bambini, le giostre. Questo è un mercatino piccolino. E poi in centro ci sono altri mercatini di Natale. Ma principalmente sono qui, lungo la riva del fiume, con una vista spettacolare. È veramente bellissimo. Questi sono veramente appetitosi. Sono tipo delle mini pinze, ma più sottili. Dai, dopo ce ne scappiamo uno. Guardate cosa vendono anche
Original bombardino crocodilo. Guardate che fila che c'è in questo stand qua. Qui fanno il Kaspasl, il Grostl e il Kasserschmarrn. C'è l'imbarazzo della seta, non so neanche cos'è. Questo qui costa di meno, perciò questi qui sono più buoni, no? Costano di più. Questo qua, dai, un Kaspasl. Anzi no, cambiate idea, mi sa che chiappa un bel Grostl. Ha visto, è sempre più buono. Qui raga è cash only. Vediamo quanto c'ho. 2, 4. Hallo! Ein Grostl. Eine Gostel, ja. Dankeschön. Gerne. Ed ecco voi il Grostl. Qui abbiamo pagato 11,50 €. C'è un profumino pazzesco, raga. Buon appetito. Oh, stupendo. Alla fine sono delle patate con della carne saltata con della cipolla e del cipollato sopra. Le patate comunque sono cotte per bene, perciò morbidissime. Appena li mordi sembra di mangiare il purè di patate. E poi alla fine ci sono i krauti che attutiscono l'untuosità di queste patate qui. Questi sono belli aspri. Sembrano il Swansea del nord-est della Cina. Perché come ben sapete anche nel nord-est della Cina mangiano moltissimo una specie di krauto. 11,50 €. Finiamolo tutto, Adesso andiamo a mangiare il prossimo cibo, vediamo quale sarà. Al momento non ho voglia di dolci, chiediamo un altro salato, dai. Eccolo, oh, le mini pizze che abbiamo visto prima. No, vabbè, guardate! 3 gemellini, ciao! Salsiccia saluta. A Salsiccia piacciono un bel po' i bulldog francesi. Paprika, bacon and cheese, ok, one of this. Ok, thank you. Li riscaldano direttamente nel fornello, lì a 4 piani. What's the name of this? Flammkuchen. Questa raga non è una mini pizza e non è neanche una mini pizza, questa è una Flammkuchen. E mangiamo qui raga davanti ai fornelli, al calduccio, il nostro Flammkuchen, 8,50 €. Anche qui! No, non ci credo! Dov'è il cappellino? Ma non cammina col cappellino. Allora non sono l'unico che fa i tour dei mercatini natalizi in giro per l'Europa. Ho incontrato delle persone che abbiamo visto ieri che mi avevano fatto i complimenti per il vestitino e il berretto di salsiccia. Che coincidenza, il mondo è piccolino. Dai, mangiamo il nostro Flammkuchen. Buon appetito! Sa molto di peperoni. Sì, perché questo qui è con paprika, bacon e formaggio. Qui c'è il contrasto tra il dolce del peperone e il salato del bacon. Poi c'è la morbidezza del formaggio e la croccantezza dell'impasto. Il sapore è come una pizzetta al taglio, ma meno sostanziosa. Sembra più pane. Anche se è stato appena riscaldato, si è raffreddato subito. È come mangiare all'interno di un frigorifero. Allora, momento pausa perché mi scappa un po' da pisciare. E qui lì c'è il bagno che costa 1 euro. Ma io tipo ho riservato un hotel qui vicino, a 10 minuti di macchina. Andiamo a fare il check-in, dai. Almeno così è gratis. E poi tolgo un po' di roba dallo zaino perché è strapesante. E poi c'è Salsiccia che ha le zampette freddissime e sta tremando. Mi sa che lo lascio in hotel, porello. Abbiamo lasciato Salsiccia in albergo perché seriamente più si fa sera e più fa freddo qui. Adesso ci starebbe un botto, un bel vin brûlé, o qui come lo chiamano? Glühwein. E di sera va bene, oltre al freddo accendono tutte le luci, perciò è tutta un'altra atmosfera. Guarda l'albero di Natale illuminato. Vedete qui, guardate? E c'è Babbo Natale che fa la musica. No, vabbè. Guarda lì che bello. C'è l'albero di Natale proprio di fronte al tettino dorato che è simbolo di Innsbruck. Guardate che fila che c'è qui. Significa che è buono. Perciò facciamo anche noi la fila. Allora, fanno il Deng Kjakl, cioè sia dolce che salato. With kraut allora. È bollente. Ecco voi il Kjakl. Raga, è una frittella tipica di queste parti e c'è sia in versione dolce con la marmellata di frutti di bosco e sia salato. Più che salato è aspro mi sa perché sono i krauti. E questo l'abbiamo pagato 5,90 €. Rispetto a quello che abbiamo mangiato finora è pochissimo. Andiamo all'assaggio. Buon appetito! È buonissimo, c'è un qualcosa di mi ricorda la Cina, perché ripeto, nel nord-est della Cina si mangia ugualmente una specie di krauti che si chiama Swansea e il sapore è uguale spiaccicato, I krauti sono asprissimi, però c'è il contrasto di questa frittura che lo rende un aspro più moderato e poi una roba così calda ci vorrà un botto. Ce l'hanno servito bello bollente, appena fritto, la frittura è morbidissima raga, non è croccante, è morbida, tipo una ciambella. Guardate pure qui, è pieno di gente e poi mi sa che è gente locale. A me pare che nel pieno centro, nella piazza centrale, i mercatini sono più frequentati dalla gente locale. Qui raga mi sono accorto che sono tutti stand dove vendono da bere, in particolar modo i punch, quello che abbiamo bevuto ieri. Perciò beviamo il punch pure qui, dai. Guarda, qui c'erano l'Alpen Punch, il punch di montagne, costa 3,80 €, poi vabbè con l'alcol ci aggiungi 1 euro. Hello, ein Alpen Punch.
Yes. Ah, only cash, ok. Che carini sti bicchierini natalizi, eh. E qui ugualmente c'è la stessa regola, devi pagare la cauzione, che qui è di 4 euro. E abbiamo preso un punch di montagne con il rum. Alla salute! Wow, ci sta un botto, con un tempo così freddo. Guarda quanto fumiamo. Sia la tazza che io stiamo fumando. Ce lo vogliamo tenere? No, dai, speriamo che nei prossimi mercatini li fanno ancora più carini. Ah, per il punch abbiamo speso in totale 4,80 euro. Senza bicchierino, gliel'abbiamo ridato indietro. Guardate, c'è l'orchestra sul tettino dorato. Sono ritornato nei mercatini di Natale di Swarovski apposta per vedere l'albero di Natale in cristallo. Poi ho notato che qui mangiano un botto le patate, tutto kartoffel. All'inizio non sapevo cos'era, adesso ho capito cos'era il kartoffel, vuol dire patate. Raga, prima eravamo lì dove c'era l'albero di Natale, poi proseguendo abbiamo trovato questo locale che fanno il Glühwein, che sarebbe il vin brûlé, costa 3,90 euro, cioè costa di meno rispetto ai mercatini che costa sui 4,50, 4,80. Beviamo qui allora. Hallo, ein Glühwein, danke. Oh, stupendo, dopo aver mangiato una cosa pesante, un bel bicchierino di Glühwein, sta un botto. Sembra di bere una bibita alla prugna. E proseguendo la via del centro troviamo un'altra zona strapiena di mercatini di Natale. E qui raga, più che cibo troviamo accessori e soprattutto stand dove vendono da bere, il punch e il vin brûlé. E qui raga ci ha fatto la foto pure Geccio, il mio cantante preferito. Qui raga vendono gli strudel di ogni tipo, sono pure gli strudel salati. Hello, can I have one of this? Cream on the side. Ok, yes, dankeschön. Wow, qui raga sto finendo i cash, è tutto cash only qui dappertutto e non fanno gli scontrini. Ecco a voi lo strudel con semi di papavero e prugna. Questo da solo costa 5,90 €, poi con 2 strizzettine di panna 7,70 €. Buon appetito! Wow, non me ne ero accorto che me l'aveva riscaldato. Pensavo fosse più dolce, ma è un dolce abbastanza moderato. Lo strato fuori è sfogliato, poi all'interno c'è la prugna e i semi di papavero che sono tritati veramente finemente. Come consistenza sembra di mordere la polpa di cocco tritata. Andiamo con la panna. Oh, sta panna è di lusso, 1,80 €, 2 strizzatine. Con la panna è definitivamente molto meglio. Prima era un pochino secco, ma con l'aggiunta della panna si alza di livello. Raga, ma che sta succedendo qui? Stanno tutti filmando in quella direzione ma non ho capito cosa. No, vabbè raga, no, non ci credo. Abbiamo beccato il Krampus, non è una cosa che si vede tutti i giorni. Questa raga è la situazione, cioè gente su gente. Sembra di stare in Cina nei luoghi turistici. Guardate lì, poi c'è gente che è salita lì sulla colonna. E niente raga, non si vede un cacchio. Raga, abbiamo trovato un buco, c'è molta meno gente. Comunque quelle persone malvagie che stanno guardando tutti sono i Krampus, gli accompagnatori di Babbo Natale, di San Nicola, spaventano e frustano ai bambini cattivi, mentre i bambini buoni vengono premiati da Babbo Natale. Perciò raga, non fate i cattivi. Guarda sto Krampus quanto è figo, ha le corna altissime, grande. Questo sì che era un bellissimo Krampus, molto più demoniaco. Oh, che figo! Oh, che figo che... Oddio, oddio! Raga! Sono un bambino cattivo. Va bene, dopo la sottoccata in faccia, adesso mi è venuta ancora più fame. Hello, one roasty with the yogurt and speck. Yes sir. Che casino! C'hanno le campane dietro le spalle che fanno un chiasso ogni volta che passano. Abbiamo acchiappato sto rosti con yogurt e speck e abbiamo speso 6,30 €. Gli ultimi cash che mi sono rimasti. E il rosti in pratica è un pancake di patate. Non abbiamo preso quello al salmone perché non ci bastavano i soldi, costava un pochino di più, 7,40 €, mi pare, non mi ricordo. Avevo poche monete e una banconota da 5. Se tutti i mercatini di Natale saranno cash only, dovrò per forza fare un salto domani all'ATM perché non c'ho più un soldo. Comunque a Bolzano accettavano tutti la carta, Buon appetito!
Le patate sono morbidissime, si sciolgono in bocca e c'è il contrasto di questo yogurt che è molto acido, c'è lo speck profumatissimo che dà quel tocco in più di arrosto. Ecco perché c'era un botto di gente che faceva la fila lì. Sono passato tipo 5-6 volte lì ed era sempre pieno di gente e non sapevo cos'era. Alla fine mi sono deciso e ne ho preso pure io uno. Sempre patate ma cucinato in un altro modo. Questi da caldo bisogna mangiarli, se si raffreddano mi sa che non è più così buono. Bene raga, pure i mercatini di Natale di Innsbruck l'abbiamo fatto. Adesso torniamo a casa che c'è Salsiccia che ci sta aspettando, sicuramente starà già davanti alla porta. E domani vi porto in un altro mercatino di Natale. Indovinate dove? In Francia! Vi porto in uno considerato dei migliori dell'Europa, ovvero quello di Strasburgo. Raga, un Krampus da dietro, sembra un Labubu. Un Labubu in versione gigante. Altro che Labubu, dobbiamo chiedere a Pop Mart di farci il Krampupu. Buongiorno raga, oggi è il terzo giorno, perciò terzo mercatino di Natale nel terzo paese. Infatti adesso stiamo andando verso la Francia, più esattamente a Strasburgo. Da Innsbruck fino a lì dobbiamo fare 5 ore e mezza di guidata. E raga, guardate attorno a me, cioè c'è la neve, da queste parti nevica, l'atmosfera natalizia diventa ancora più pesante, diventa ancora più spessa, no? È ancora più nataloso adesso. È ancora calda l'acqua che ci ho messo stamattina. Ci sta un botto, un po' di acqua calda in una giornata fredda come questa. Qui raga c'è il controllo della sicurezza. Il controllo è molto semplice, fate vedere cosa avete dentro lo zaino, a posto, non è che c'è il mega detector come in Cina, nelle metropolitane in Cina. A posto, siamo entrati ufficialmente nei mercatini di Natale di Strasburgo, uno dei più famosi e più antichi d'Europa, e si definiscono addirittura la capitale del Natale. Adesso vediamo com'è sta capitale del Natale, vediamo se è veramente la capitale. Comunque metà giornata di oggi l'abbiamo passata in macchina a guidare. Siamo arrivati qui circa alle 3:30, abbiamo fatto il check-in, abbiamo messo tutto in hotel e poi siamo venuti qui. Adesso sono le 5 più o meno e giusto in tempo. Adesso andiamo alla ricerca di cibo. Qui, come avrete notato, ogni via è strapiena di gente, cioè rispetto agli altri mercatini dove siamo andati noi, qui c'è molta più gente, è più affollata. E qui ho notato che sono fissati con il pan di zenzero. Trovate dappertutto decorazioni che c'entra col pan di zenzero. Ci sono di tutti i tipi, ci sono i peluche da così grandi a così medi a questi qui mini. Guardate che figata la cattedrale di Strasburgo. Poi c'è il contrasto di questi mercatini sotto, le casette di legno. Sembra finto, sembra non sembra vero. Anche qui raga troviamo il vin brûlé, il succo d'arancia col miele caldo. Qui troviamo il crepe, i bignè. E guarda questo stand quanto è grande. Anche qui c'è il vin chaud, che sarebbe il vin brûlé. E qui è pieno di bretzel. Guarda lì i waffle quanto sono giganti. E qui raga promettono bene, c'hanno un botto di roba, dai dolci ai salati. Però per prima cosa dobbiamo vedere se accettano la carta, perché ho finito le banconote ieri. Hello, can we pay with card here? 10 euro minimum? E abbiamo questo, guardate quanto promette bene questo. Currywurst. E questo è abbinato alle patate o alla pasta. Noi abbiamo scelto la pasta, guardate che tipo di pasta è questa. Il primo cibo di Strasburgo, il currywurst, e abbiamo speso 12 euro. E qui fortunatamente hanno accettato la carta, però con una spesa minima di 10 euro. Buon appetito! Sembra il wurstel che faccio io di solito a casa quando non so cosa cucinare. La pasta è abbastanza gustosa, assorbe tutto il sapore della salsa ed è un po' fritta. Solamente che è la salsa che è molto semplice, cioè si sente un pizzico di curry ma proprio a malapena. Prevalentemente si sente il sapore del ketchup. È un wurstel cotto col ketchup, un pizzico di curry con l'aggiunta della pasta fritta. Molto semplice come cibo, ma 12 euro per sta roba. Io se lo faccio a casa, il wurstel mi costa tipo 1 euro a sacchetto, che comprende 3 wurstel, e il ketchup costa 2 euro, perciò con 3 euro gliela faccio a casa. Forse era più buono il sugo bianco quello lì vicino. Continuiamo lo sto giro. Ma dove arrivano ste bolle? Raga, qui fanno lo spettacolo di luci dell'albero di Natale.
Guardate che bello! L'albero tutto acceso, veramente stupendoso. Guardate qui, vendono i flambé. Sono delle baguette farcite con un botto di roba, con la salsiccia, con il würstel. Lì c'è i 4 formaggi. Il costo non è bassissimo, 10 euro l'uno. Sai che abbiamo questo qui? Con raclette e lardon. Cosa on raclette e lardon, Merci beaucoup. Ah, scotta, è bollente. Ed ecco a voi il nostro flambé. Ed è più o meno la stessa cosa che abbiamo mangiato ieri. Facendo una ricerca, in tedesco si chiama Flammkuchen e qui in Francia si chiama flambé. Ma quello lì assomigliava più a una pizza, questo qui è più una baguette, vedete? E noi l'abbiamo scelto con raclette e lardon, ovvero con un formaggio svizzero e del lardello. E per questo abbiamo speso 8 euro. Buon appetito! Wow, buonissimo! La baguette è croccante, bella morbida, c'ha quel profumo di aglio, poi c'è il formaggio morbidissimo, c'è la pancetta che gli dà quel sapore in più di carne. Wow, ne mangerei altri 10. E poi, come potete notare, oltre alla raclette e alla pancetta, abbiamo pure del formaggio bianco, guardate, un formaggio spalmabile, tipo la Philadelphia. Cioè la consistenza è come se ci avessero scappato in mezzo la ricotta. Guardate qui a quanto le vendono le crepe, dai 3 al massimo 5 euro, praticamente gratis. Ah, une crepe au caramel beurre salé. Merci beaucoup. E come dolce ci schiaffiamo una bella crepe con caramello e burro salato, 4 euro. Alla fine 4 euro in Italia è un prezzo normalissimo per una crepe. Buon appetito! La mia prima crepe in Francia. La crepe è bella sottile, un po' elastica e sa un bel po' di uova. Solamente che è il caramello che non si sente molto. E perciò raga, guardate come ce l'hanno incartato. Mangiate un pezzo di crepe da qua e poi per il caramello fate così. Un nuovo modo di mangiare la crepe. Raga, l'abbiamo tirato fuori alla fine e si mangia così la crepe. Adesso sì che si ragiona. E oltre al pieno centro della città, dove c'è l'albero gigante decorato, ci sono anche diverse vie altrettanto decorate, addobbate in stile natalizio, e pieno di mercatini, poi anche le persone, cioè passeggiano dappertutto, perché qui è molto piacevole fare una bella passeggiata. Guardate che belle queste casette. In realtà non sto neanche usando il navigatore. Dove va la gente? Io li seguo. Qui ci stanno i bagni pubblici. E sono pure gratis, solamente che tocca fare la fila. Però l'importante è che è gratis, come è giusto che sia. E ogni paese che andiamo dobbiamo assolutamente bere un bel vin brûlé. Un vin chaud rouge grande. Ecco il vin chaud, ovvero vino caldo. Abbiamo pagato 6 euro, compreso il bicchiere. E il bicchiere mi sa che se glielo ridò indietro mi restituisce 1 euro. E quel bicchiere è così, questo qui è di plastica. Alla salute! Stupendo raga, questo è veramente vino rosso, non è come quello che abbiamo bevuto ieri in quel panificio. E poi è un vino abbastanza buono, bello dolce e soprattutto bello caldo, non tiepido come quello di ieri. Non dobbiamo farci fregare dal prezzo. Se una cosa costa troppo poco bisogna pensarci 2 volte prima di acquistarlo. E poi, come avrete notato, il bicchiere è più grande. Ho visto che per strada è pieno di gente che tiene in mano questo bicchiere e se tipo vado in un'altra bancarella lì e gli do questo bicchiere qui, dite che mi rimborsano di 1 euro. E comunque mi è appena venuta un'idea. Siccome non c'ho un soldo, non c'ho una banconota in tasca, metti caso che ho voglia di mangiare un'altra crepe e lì accettano solamente cash only, basta bere solamente 5 bicchieri di vin brûlé e sei a posto, puoi ricambiare 5 euro in moneta. Sono troppo intelligente. No, qui abbiamo trovato un'altra zona strapienissima di mercatini di Natale. Christ Kindersmarik. Cioè, ho mangiato, ho bevuto tutto di là e qui l'ho scoperto adesso. Sono 2 vie lunghissime di qua e di là e comunque anche qui ho notato che da mangiare principalmente fanno le crepe, i waffle, i flambé baguette, i vari tipi di würstel e i bretzel. Però qui abbiamo trovato un piatto molto difficile da trovare. Questo mi sa che è l'unico, Ed ecco a voi il vaedele, ovvero il jarret de porc, lo stinco di porco. È gigante! E per questo pezzo abbiamo speso 15 euro. Abbiamo preso un altro vin brûlé alla salute. E questo è molto simile a quello di prima, solamente che sa un botto di anice. Sembra che ci hanno messo la sambuca all'interno del vin brûlé. È bollente e in più è alcolico, ti si riscalda il doppio. Guarda quanto fuma, oh! Buon appetito! Non ho parole, la carne è stratena, cioè si scioglie in bocca. Guarda come cade a pezzi. Pure l'osso che sto tenendo in mano si sta sbriciolando, strapieno di collagene. Domani avrò la pelle liscissima, altro che skincare coreana. Guarda qui la carne magra.
Si scioglie in bocca, veramente è buonissimo. 15 euro per uno stinco gigante così vale molto di più del curry wurst che abbiamo mangiato prima. Questo almeno è carne vera, cucinata in un modo pazzesco, mentre quello era un würstel comprato al supermercato, cucinato insieme al ketchup. Qui raga il bicchiere me lo devo tenere per forza, anche perché non fanno più questo rimborso a quest'ora, perché sono le 9 puntuali, stanno chiudendo tutti raga, veramente hanno chiuso tutti. Per quanto riguarda del titolo della capitale del Natale, diciamo che se lo meritano. Adesso vedremo nei mercati prossimi come saranno, ma al momento questo qui a mio parere è il migliore. Ci vediamo domani, buonanotte! Buongiorno a tutti, oggi è il quarto giorno, perciò quarto mercatino di Natale nel quarto paese. Comunque stiamo andando verso Lussemburgo, più esattamente nella città di Lussemburgo. E boh, piove, io non c'ho l'ombrello. Speriamo di riuscire a mangiare qualcosa a riparo, perché non vorrei girare nei vari mercatini da zuppo fradicio. E benvenuti a Lussemburgo. Oh, è la prima volta che vengo qui, non c'ero mai venuto. E vediamo come sono i mercatini di Natale qui. La pioggia per ora ha smesso, sta cadendo qualche goccino, ma niente di che, non ci impedisce di fare questo contenuto. E i primi mercati che abbiamo trovato nel centro storico di Lussemburgo si trova qua, nella Place d'Armes. C'è l'albero di Natale, ci sono le giostre. Eppure qui ci stanno gli omini di pan di zenzero. Guardate che carino. Ah, qui le scelte dei bicchierini sono di più, guardate quanti tipi di bicchierini ci stanno. Qui fanno pure il marshmallow alla griglia, costa 3,50 € uno steak, cioè un marshmallow. A casa c'ho un pacchetto ancora intero, lo facciamo a casa, dai. Beh, questa piazzetta è piccolina, però c'è un botto di cibo, cioè ogni stand fa un proprio cibo, non si ripetono. Diciamo che finora Lussemburgo c'ha più varietà di cibo. Hello, can I have one Gromperekkischelcher? Raga, primo cibo, Gromperekkischelcher. E per questo abbiamo speso 7 € e sono in totale 3 pezzi. E in pratica sono delle frittelle di patate. Buon appetito! Raga, è favoloso. Sembra di mangiare delle crocchette di patate, ma in formato appiattito. All'interno, oltre alla patata, c'è pure il cipollotto ed è già salato di suo, perciò se lo sapevo prima non si scaffava tutto quel sale sopra. E fuori è bello croccante. Lasciatemelo dire però, il nome è impronunciabile. Fanno pure i bami noodles qui. Vediamo come sono. Bami noodles with chicken. Bami noodles con pollo, 7 €. E guarda i posti qui, cioè siamo sotto un gazebo. Non ci sono le sedie, ma ci sono i tavolini che sono appiccicati al tetto. È un salvaspazio. Senza tutte quelle sedie ingombranti. La porzione è gigante, è pesantissimo. Pesa più di salsiccia. Buon appetito! Wow, sono stupendi. In pratica sono degli spaghetti saltati con dei germogli di soia, della carne di pollo e sopra poi mi ci hanno scaffato degli arachidi. Sicuramente è stato saltato con della salsa di soia e il sapore è sul dolce. Solamente che non è stato saltato al momento. Come avrete visto era già pronto. Se fosse uscito direttamente dal wok gli avrei dato 10 punti in più. Comunque qui manca qualcosa, Se la scatola è stata fatta così, in stile cinese, tocca abbinarci le bacchette, ma qui ci hanno dato le forchette, non va bene. Ti vedo appesantita. Perché hai portato un maiale dietro di te? Dai, facciamo un cambio di zaino, che il mio è più leggero. Ah, sto maiale è pesantissimo, è veramente più pesante del mio zaino. Più che altro perché piove e non voglio far bagnare le zampette a salsiccia. E come potete notare dai miei occhiali, la pioggerina è ritornata. Sì, qui la pioggia va e viene, ci faremo l'abitudine. Adesso per smaltire un po' facciamo una passeggiata e andiamo a vedere se ci sono altri mercatini di Natale qui sparsi per la città. Ecco, abbiamo trovato altri mercatini. Qui più esattamente siamo nella piazza di Guglielmo II. Qui manca un po' di neve e le montagne di Innsbruck e diventerebbe una cosa perfetta. Guardate lì la chiesa, che bello. Cos'è che avevo detto prima? Mancava un po' di neve. È arrivato un po' di neve, veramente. Ci hanno spruzzato della neve artificiale da su. Das bekommt, wie man mehr als alljährlich himmlisch Christfest. Sì, capisci qualcosa? Qui di mercatini non c'è nulla, ci sono le giostre, i giochi per bambini e soprattutto c'è questo calendario dell'avvento in cui fanno dei racconti natalizi ma non si capisce nulla. Poi vabbè, in mezzo ci sono dei posti bellissimi con il fornello acceso col fuoco dove potete bere il Glühwein e mangiare delle cose tipiche di qua. E a parte il clima natalizio, qui a Lussemburgo ci stanno tutti questi castelli, sembra il castello di Hogwarts.
Raga, Harry Potter. Ecco, qua abbiamo trovato altri mercatini di Natale e qui è una zona un pochino più grande. Siamo nella piazza della Costituzione. C'è la ruota panoramica, c'è la piramide natalizia, tutto illuminato, bellissimo. Qui abbiamo pure un albero di Natale qui, con le palle giganti. Questa, raga, è mia nuova, un albero di Natale giostra. Raga, avete mai visto una renna cantare? E anche qui è strapieno di cibo da mangiare, dai dolci ai salati, alle crepe, ai wurstel, agli hot dog, agli hamburger. Guardate che fanno qui, guardate quanto fuma qua. Ah, qui fanno i churros. Raga, ma cosa sono ste palle? Sono delle palle giganti, sono più grandi del mio pugno. Ci sono di vari gusti. Can I have one pistache? Allora, abbiamo appena chiesto il nome e questo qui si chiama palla di neve e per questo abbiamo pagato 6 euro. Mi dispiace un po' rovinarlo, ma lo dobbiamo fare. Buon appetito! Pensavo si sgretolasse subito, invece è bello compatto. Lo strato fuori è tipo biscotto alla mandorla e all'interno c'è questa crema al pistacchio. Non è per niente male, sembra di mangiare un biscotto cioccolatino. What is that, the Würstel? The red? Ah? Ok, one of this. Così, mettiamo un po' di ketchup, un po' di maionese e un po' di senape. Ed ecco poi il Mettwurst, ovvero Würstel affumicato, e ce l'ha servito con un panino a mo' di hot dog, 6,50 €. Buon appetito! Mi stavo per strozzare. C'è il würstelone che è stralunghissimo, è il doppio del pane. Il würstel è bello salato, affumicato, non è quel würstel che si comprano a 1 euro al supermercato. Qui, raga, siamo anche più tecnologici. Abbiamo il touchscreen per ordinare la roba. Guarda, c'è l'inglese, francese e tedesco. Dov'è l'italiano? Dov'è l'italiano? C'è un bel vin chaud rouge, come 10 euro. Forse 5 euro è la cauzione. E qui, come avrete notato, abbiamo pagato tutto con la carta, perciò è cashless friendly. Guardate che carino! Il bicchierino a forma di pazzo di neve. Frohe Weihnachten. E qui c'è dato un chip, così quando ridiamo indietro sto bicchierino ci rimborsano 5 euro. Alla salute! Wow, stupendo pure questo! È molto simile al primo che abbiamo bevuto a Strasburgo in Francia. Il vino buonissimo, dolce, un pochetto aspro. E poi il bicchierino, raga, il bicchierino. Quasi quasi, guarda, me lo porto a casa, E anche il quarto giorno è terminato. Siamo stanchissimi, ma siamo anche felicissimi perché abbiamo visto tantissimi mercatini di Natale e in ogni mercatino di ogni paese abbiamo visto tantissime cose differenti, a parte il vin brûlé che c'è dappertutto. Meglio così. E domani è il quinto giorno. Dove andremo? Provate a indovinare. E buongiorno, pure oggi una giornata fantastica, serenissima con la pioggia. Speriamo che nel quinto paese non sia così il tempo. E comunque ieri dopo Lussemburgo siamo ritornati in Francia, che a Lussemburgo gli hotel costavano troppo e abbiamo trovato una sistemazione a mezz'oretta di macchina in una città francese che si chiamava Thionville. E niente, adesso ci stiamo dirigendo verso il quinto paese, che sicuramente avrete già intuito. Stiamo ripassando a Lussemburgo. E nel mentre mi sono rifornito di benzina. Qui costa veramente pochissimo, raga. Finora la benzina più economica che ho visto in tutta Europa, 1,449, raga. Abbiamo fatto il pieno. E il quinto paese, come avrete notato, siamo in Belgio, più esattamente a Bruxelles, raga. Siamo di fronte all'Atomium, il simbolo della capitale. Finalmente siamo arrivati nel centro. Però prima di tutto voglio andare a vedere un altro simbolo di Bruxelles, che sarebbe il Mannequin Peace, tipo. Vabbè, c'è un bambino, c'è una statua di un bambino che piscia. Ecco, andiamo a vederlo. Ecco, qui siamo nella Grand Place e qui, raga, non ci stanno i mercatini di Natale, ma vale veramente la pena venire a fare una visita in questa piazza perché è bellissima. Guarda tutti questi edifici, poi c'è l'albero di Natale in mezzo lì, che è bellissimo. Oggi fortunatamente non piove, però c'è un vento fortissimo. A Salsiccia gli stanno volando le orecchie. Allora, abbiamo camminato solamente per 5 minuti e attorno a noi sono tutti i locali di waffle, cioccolato, patatine fritte. Eccolo, raga, il Mannequin Peace, il bimbo che fa la pipì. Oggi è vestito di blu col cappellino e giustamente l'hanno vestito, anche perché è porello. Stare nudi in pieno inverno non lo consiglierà nessuno, manca una statua. No, comunque, raga, non fa freddo per niente, In alcuni punti tira un vento fortissimo e invece in questi vicoli è tranquillissimo, cioè non c'è il vento e la temperatura è piacevolissima. Sarà tipo 15 gradi e non so se lo sapevate, ma qui a Bruxelles, oltre al bambino che fa la pipì,
C'è anche salsiccia che fa la cacca. No, scherzo. Ed ecco voi il Hetzinek, il cane che pigia. Qui fanno la pipì tutti. Mi scappa anche a me un pochino, devo cercare un bagno. A posto, e dopo aver visto tutti i simboli di Bruxelles, ora è il momento di andare nei mercatini di Natale. Raga, guardate qui, vendono il pollo con le piume. Non ci credo. Mai visto una cosa del genere? Spero che sia per bellezza e non che li cucinino pure. Il pollo arrosto con le piume. Dai, andiamo a cercare qualcosa da mangiare, che c'ho fame. Qui, raga, troviamo delle cose nuove, guarda. C'è l'ostrica, la cucina mongola. Vabbè, burger li trovate dappertutto. C'hanno anche i salmoni alla griglia. Cose nuove. C'è il pesce qui. A nord del Belgio c'è la costa, c'è il mare. Perciò si mangia anche il pesce qui. Qui però, come potete vedere, sono pochissimi i mercatini, C'è solamente questa piazzetta che è piccolina, di fronte alla chiesa di Santa Caterina. A 2 passi c'è un'altra piazzetta e qui, raga, i mercatini sono molti di più, C'è pure la ruota panoramica di là. Questa strada più esattamente si chiama Marché aux Poissons ed è strapienissimo di mercatini, veramente. E guarda quanti tipi di cioccolati. Si vede che siamo in Belgio, Vorrei mangiare tutti, ma a vederli già mi fanno male i denti. Ci stanno pure gli arrosticini, wow. Ci sono negozi di hip hop. Cosa c'entra? Ho visto che qui c'è un botto di gente che fa la fila. Come primo cibo, dato che siamo in Belgio, dobbiamo per forza mangiare le patatine fritte. Un portion de fritte avec sauce. E vai, è bollente, guardate la porzione, è gigante. Una porzione di patatine fritte costa 6 euro. Gli ho chiesto 2 salse differenti, una di barbecue e una maionese. Non potevamo non prendere anche la maionese perché, vabbè, a parte che sono di Pesaro, adoro la maionese, adoro la pizza Rossini, ma qui in Belgio le patatine fritte si abbinano con la maionese. E tanto per cambiare abbiamo preso pure un'altra salsa che è salsa barbecue. Guardate qui, le patatine sono belle spesse. Buon appetito! Stupendo. C'è un croccante leggero, all'interno è bello patatoso, morbido, come se mangiassi un purè di patate. La maionese è bella densa poi, è appiccicatoso. Perché in inglese questi qui si chiamano French fries? Perché non Belgium fries? Va bene che qui una parte del paese parla in francese, però le patatine sono belghe. Al limite potevano chiamarle patatine belghe francesi, ma francesi, cioè abbinate le patatine abbiamo preso pure un vin chaud, un vin brûlé, proprio direttamente da qui perché stiamo scroccando il loro posto e per questo abbiamo speso in totale 6 euro, incluso la cauzione di 1 euro per il bicchiere. Il prezzo è uguale identico a quello di Strasburgo, pure il bicchiere non sono quei bicchieri carini di ceramica, ma sono di plastica. Alla salute! È un pochino più acido ed è più fortino. Ah, qui ci stanno pure i bagni pubblici. Quanto costa? Costa 60 centesimi di euro. Io non c'ho una moneta, come faccio? Mi sa che non c'hanno il posto. Andiamo a cercarne uno gratis. Abbiamo trovato uno stand che vendono i Couberdon, che è una caramella tipica belga. Vedete? Sono tutti a forma di cono. In realtà viene chiamato anche Neus, che è naso, infatti assomiglia a un naso, vedete? 9 pièces. Un per un. Tout le monde, sans le caffè. 9 pezzi di Couberdon, 5 euro. Abbiamo scelto di 9 gusti differenti. Abbiamo fatto senza il gusto caffè. Che il caffè di per sé a me piace un botto, ma le caramelle, i dolci al gusto caffè non mi piacciono affatto. Buon appetito! Al tatto sembrava un po' più duro, invece è stramorbidissimo. All'interno è tipo una gommosa, ma più morbida della gommosa, si scioglie in bocca. Sembra sciroppo per la tosta in versione caramella. Passiamo a quest'altro colore. Questo mi sa che è mandarino. In pratica lo strato fuori è tipo una meringa, all'interno una caramella gommosa molto molto morbida. Non è male, però veramente dolce. Raga, qui fanno gli escargot, non li ho mai mangiati in vita mia. Anzi sì, una volta li ho mangiati, cioè li ho mangiati più volte, ma li ho mangiati al Saiseria, perciò è come se non li avessi mai mangiati. E non li mangiamo in Francia, li mangiamo in Belgio. Va bene uguale perché qui parlano in francese, perciò vale. Cosa una persona di 10 pièces? Ok, messi per questa porzione di 10 pezzi di escargot 7 euro. Abbiamo aggiunto poi anche un bel vin brûlé. Qui costa un po' di meno, costa 3 euro. Poi i primi escargot veri della mia vita. E questi sono 10 pezzi contati, già sgusciati, e li servono con un brodino. Vediamo com'è il brodino. È salatissimo e sa un botto di mare. Sembra che ho appena bevuto un sorso di acqua di mare con un po' di pepe. Buon appetito! Wow, sono belli morbidi, gommosi. Sanno di lumaca di mare ma più grandi. Viscio. Questo è meno acido di quello di prima, ha un sapore più prugnato, più dolce. Lo fanno diversamente in ogni stand e poi costa anche di meno. Oh, abbiamo trovato i bagni pubblici gratis. Sono lì, proprio sul muro della chiesa di Santa Caterina. Tienimi un attimo salsiccia che lì è stretto.
Raga, che taffo. Sembrava di essere all'interno di un mercato del pesce. Sapevo proprio il Cristo dorato sopra di me mentre facevo i bisogni. Non so se è una cosa blasfema, però qui a Bruxelles si fa la pipì proprio direttamente sui muri della chiesa. Ma c'è una cosa che non mi pare molto giusto. Questi bagni pubblici mi sa che è solamente urinatoi per i maschi. E per le femmine come si fa? Le femmine devono pagare, devono spendere i soldi, devono fare shopping. Dai, continuiamo lo nostro giro. Ma il centro di Bruxelles è veramente enorme, Qui ci stanno i giochi per bambini, le giostre, eccetera. Poi di fronte ci sono altri mercatini. Solamente che l'atmosfera natalizia non è così pesante, diciamo. Almeno non è pesante come a Strasburgo. A mio parere finora rimane ancora la capitale del Natale. Guarda, ciao bella. Cucinano direttamente sul formaggio. E alla fine della strada troviamo la pista di pattinaggio e la pista di curling, anche se la pista di ghiaccio mi sa che si è un pochino sciolto. Bruxelles diciamo che non è addobbata come Strasburgo, ma come varietà di cibo finora è il migliore. Per il centro i mercatini sono sparsi ovunque e il cibo non si ripete quasi mai e poi è molto internazionale. Avete tantissima scelta. E raga, guardate dove siamo arrivati, nel locale di patatine fritte più famoso di Bruxelles, Frietland. Fanno sempre la fila qui, L'ultima volta che sono venuto qui a Bruxelles l'ho mangiato anch'io lì. Diciamoci la verità, sono patate fritte. Sono molto simili a quelli che abbiamo mangiato prima nei mercatini. Eppure la fila è sempre chilometrica. Ed eccoci qui al Grand Place. C'è l'albero che è strailluminato, poi anche tutti gli edifici. C'è questo gioco di luci che cambiano, no? Poi guardate lì, c'è una freccia con indicato un conto alla rovescia. Mancano ancora 8 minuti e vediamo cosa faranno qui. Potrebbe anche non succedere niente. Noi aspettiamo, tanto abbiamo tutto il tempo del mondo. Oh, questi sono gli 8 minuti più lunghi della mia vita. Sembra che ho passato 5 ore qui in piedi. Ho guardato un attimo l'orario. Tra un minuto sono le 9 puntuali. Perciò se venite qui a Bruxelles, ricordatevi, le 9 di sera ci sarà qualcosa. Non so cosa, ma ci sarà qualcosa, dai. 3, 2, 1. Hanno spento tutto! Le 9 puntuali inizia questo spettacolo meraviglioso. C'è questo spettacolo di luci su questa torre. In più, attorno a noi tutta la piazza è decorata con le luci che cambiano a suon di musica. E vedete, lì è ripartito il conto alla rovescia. Fra 22 minuti rifaranno questo spettacolo. E qui c'è un altro cibo che non lo trovate negli altri mercatini di Natale. Lì c'è una pescheria, vedete? È proprio di fronte, ci hanno messo un banco e questo significa che vendono il pesce freschissimo. Perciò se vogliamo mangiare un po' di ostriche, questa è la scelta giusta. Cosa una versione de suite? Suite. Raga, qui aprono direttamente le ostriche. Grazie! Non è il mio nome, però bel nome. Nome Cartier. Di lusso. Nicola? Merci beaucoup. Les huîtres. 6 pezzi di ostriche, abbiamo speso 15,50 €. Di lusso. A parte il prezzo, l'importante è che sia fresco. Mettiamo un po' di limone e buon appetito. Wow, è strafreschissimo, bello viscido, salato, poi c'è quel pizzico di limone, sa un botto di mare, raga è stupendo. Altri 3 €. Questa è un'esperienza di lusso in stile street food. Sicuramente ora vi state chiedendo, ma il cameraman non mangia sta roba di lusso? Non le piace, perciò me le sto pappando tutte io. In quale mercatino di Natale nel mondo trovate le ostriche belle fresche? Ultima ostrica e vediamo che altro possiamo mangiare. Stavolta però ho voglia di dolci, voglio concludere con un bel dessert. E qui in Belgio ci sono 2 tipi di waffle. Ci sono questi waffle qui che sono francesi e c'è il waffle belga, che è questo qui rettangolare. Un Belgique waffle with the strawberry. Ecco voi il waffle belga, anzi no, è un waffle di Bruxelles. Da solo costa 6 € e con l'aggiunta di un po' di fragole è venuto in totale 9 €. E buon appetito! Wow! È buonissimo, è ultra leggero, si scioglie in bocca, un po' croccante e poi fa contrasto con questa fragola che è bella aspra. Me lo immaginavo più pesante da mangiare e invece è straleggerissimo. Eppure i mercatini di Bruxelles abbiamo fatti. Oh, ci manca l'ultimo mercatino. Indovinate dove andiamo? Sicuramente avrete già intuito dove andremo. Cacchio, Lussemburgo, Belgio, poi e poi... Raga, l'autostrada in Germania è gratis, in pratica i bagni dell'autoville sono a pagamento, costa 1 € e dopo aver pagato ti danno questo scontrino che vale anche come voucher. Mi sa che si può usare solamente un voucher. 3,30 € un latte macchiato. Guardate l'espresso quanto costa.
2,60 €. Mi sa che solo in Italia il caffè costa così poco. 3,30 € un latte macchiato, minuscolo. Vabbè, poi abbiamo usato un voucher, solamente uno, perché ogni singolo acquisto ne puoi usare solamente uno di voucher. Poi ho visto dei croissant che costavano 2,50 €, l'acqua costava 2-3 €, una bottiglietta di Coca-Cola 4 €. I prezzi sono molto gonfiati, però l'autostrada è gratis. Voi cosa preferite? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque siamo arrivati al sesto e ultimo paese dove andremo a visitare i mercatini di Natale e siamo in Germania e di passaggio ho trovato un supermercato, voi non ci crederete, ma qui i prezzi sono più o meno come quelli in Italia, forse anche di meno, e questa cosa è incredibile. Cioè qui lo stipendio medio non so di quant'è, ma dovrebbe essere molto più alto rispetto all'Italia. Tipo guardate qui le salse della Heinz, qui costa 1,50 € circa, in Italia mi ricordo sui 2 €. Cioè guardate qua i prezzi delle cose precotte, costa pochissimo, seriamente. Spaghetti saltati 3,30 €, qui ci stanno i ravioli 2,50 €, per non parlare di queste cozze che costano solamente 3 € e strapesantissimo, raga. O se no anche questo cibo per i cani che in Italia costa circa 1,20 €, costa 90 centesimi di euro. La salsiccia piace un botto, aspetta che ne chiappo due per lui. O se no l'insalata già lavata da 150 grammi costa 1 € come in Italia. No vabbè, mi hanno trovato Air Up pure in un supermercato a caso qui in Germania e non siamo nemmeno al Carrefour. Ecco, si è arrivati nel sesto paese, ovvero l'ultimo paese dove mangeremo in giro per i mercatini di Natale. E raga, questo dietro alle mie spalle è il Duomo di Colonia. Oh, siamo in Germania, il paese di salsiccia. Te capisci tedesco allora? Lui è un Dachshund. E qui c'è un botto di gente, come potete vedere. Le casette di legno sono tutti uno appiccicato all'altro. Sono molto strette le vie. Lui è il protagonista anche qui, lo adorano, perché lui è tedesco. In pratica di fronte al Duomo troviamo l'albero di Natale e pure un palco dove faranno gli spettacoli. E sopra, vedete, ci sono tutte le luci. Un po' mi ricorda Stranger Things. E qui i bicchierini dove servono il vin brûlé sono carinissimi. No dai, mi sa che ne chiappo uno pure qui, Cioè, facciamo la collezione stavolta dei bicchierini di Natale. E prima di mangiare ho voglia di fare una passeggiatina qui nel centro di Colonia, perché prima passando in macchina ho visto una ruota panoramica con anche dei mercatini sotto e lo volevo vedere con il cielo che è ancora chiaro. E questa è la mia prima volta in Germania e mi sta piacendo un sacco, seriamente. Vabbè, a parte i prezzi bassi che si trovano al supermercato, poi non so come sono gli affitti, però la benzina ho visto che è più o meno come l'Italia, siamo lì. Poi qui trovate di tutto, trovate anche le varie catene più famose del mondo, trovate anche Pizza Hut, Domino, Starbucks dappertutto. Siamo arrivati, guardate qui che meraviglia, vedete qui sotto alla ruota panoramica troviamo un botto di mercatini sotto con i tetti bianchi. Che bello, abbiamo beccato pure il tramonto, adesso ci starebbe un botto bene, un bel Glühwein, E qui ho visto che la cauzione per i bicchierini è di 3 o massimo 4 €, è il più economico di tutti per quanto riguarda i bicchierini, cioè sto prezzo mi invoglia a comprarlo. Guardate che figata la barca dei pirati, però è only cash e io non c'ho un soldo veramente. E qui si diversifica dai soliti hot dog con il wuster all'interno. Troviamo anche cucina argentina, lì ci sono le empanadas, anche qui fanno il salmone alla griglia. Qui più che altro prevalgono i vari negozietti di vari articoli, forse dobbiamo ritornare lì al Duomo da quelle parti, che ho visto che c'è molta più varietà di cibo. Mi sono pentito di aver messo questo qui, perché prima non faceva così freddo. Adesso dopo il tramonto fa freddissimo, cacchio, devo mettere il giubbotto. E in giornate fredde come queste cosa vuol dire? Che tocca mangiare un botto, tocca acchiappare un po' di calorie, così si resta al caldo. Perciò dobbiamo per forza mangiare un botto di roba stasera, anche perché è l'ultima sera. Qui c'è la pista di pattinaggio che occupa metà di questa piazzetta e lì mi sa che si gioca a curling, vedete? E poi da qui c'è lo sfondo del Duomo, guardate che bello. Raga, guardate lì cosa fanno. Chiappa bene un bel po'. What is that? It's bread filled with cheese and mushrooms or cheese and ham? That one is with ham or It's mushrooms. one of this? E il primo cibo che mangeremo qui è il hand broth, 8 € abbiamo pagato e li fanno al momento, cioè c'è il forno qui vicino a me e poi all'interno li fanno al momento freschi, anche perché vanno a ruba, cioè è strapieno di gente che sta facendo la fila lì ed è bello pesante. E poi ora che c'è la grandissima fame ne mangerei altri 10, prima ancora del primo bocco. E c'erano disponibili di due gusti, uno formaggio e prosciutto cotto e noi abbiamo scelto formaggio e funghi. Buon appetito!
Meraviglioso. È buonissimo, raga. All'interno c'erano i funghi e il formaggio che fila un botto. E fuori lo strato del pane è morbidissimo, pensavo fosse croccante, invece è stramorbido, appena fatto, caldo. E poi sopra ci hanno schiaffato un po' di yogurt e dell'erba cipollina che danno quel sapore in più. Oh, sto hand broth spacca. Qui, raga, ci stanno un botto di gnomi, che è il mercato degli gnomi. Guarda che carini. Raga, ma cosa sono quelli? Dei pauz? Sembra tipo il banco del 7-Eleven in Cina, che vendono il pauz di prima mattina per colazione. Raga, guardate qui, cos'è? Algauer Bubble Alpe, il raduno degli alpini. Qui vedono le birre, il vin brûlé, di tutto. Allora, one Glühwein, Weiss. Ed ecco il nostro primo vin brûlé. Stavolta l'abbiamo preso bianco e questo ci è costato 9 euro in totale, perché 5 euro è per il vin brûlé, il bicchiere costa 4 euro di cauzione. E mi sa che questo qui me lo porto a casa perché è stracarino. Bicchierino con gnomo, tondo. Alla salute! È strabollente. Comunque è molto simile al vin brûlé quello rosso. Che ficata di pasto è questo? Qui farà un'oretta e mi sa che si ubriacano tutti e iniziano a ballare. E guardate qua sopra, sono appeso un botto di scarpe di pattinaggio sul ghiaccio. Spero che non siano affilati perché se cadono potrebbero tagliare metà qualcuno. Adesso chiappiamo la funivia, facciamo compagnia agli gnomi. E dato che siamo in Germania, come si fa a non mangiare un bel Würstel? Hello, can I have one Kölsche Bratwurst? Kölsche Bratwurst, ovvero il Würstel di Colonia. Questo come a Strasburgo, il panino è più piccolo del Würstel, il Würstel è stralunghissimo, però il pane è un po' freddo. La salsa è self-service, abbiamo un po' di senape e un po' di ketchup. E questo l'abbiamo pagato 4,80 euro. Vedete il Würstel quanto è lungo? Oh, questo è il Würstel di Colonia, sarebbe quel Würstel lì bianco, guardateli. Buon appetito! Il Würstel buonissimo, morbido, ultra gustoso e il pane che è un pochino freddo, anzi è freddo, è un pane freddo. Forse l'hanno riscaldato mezz'ora fa, ma adesso è freddo. Il Würstel invece è bello caldo, infatti è stato appena grigliato. Il pane si è raffreddato e perciò è più difficile da mordere, non si tira via, mi tira via i denti. Raga, guardate dietro, cos'è quello? Sta andando a fuoco un bicchiere, dove l'ho acchiappato, lo voglio anch'io. Dai, andiamo alla ricerca della bevanda infuocata, non so dov'è ma lo devo assolutamente bere. Oh, che sta succedendo? Hello, can I have one Feuerzagenbowle? Feuerzagenbowle. Yes! Ecco il nostro momento. E adesso qui come si beve? Subito così? Sì, aspettiamo che si spenga perché qui mi ostero la bocca, mi si infuoca tutta la faccia anzi. E questa raga si chiama Feuerzagenbowle, costa 7 euro, poi vabbè la cauzione di 4 euro per il bicchiere. Il bicchiere questo qui ce l'ho già simile, la figura è diversa, prima c'avevamo uno gnomo, qui c'è una gnoma e questa è una bevanda tipica di qua che si beve prevalentemente verso Natale. È da 5 minuti che siamo qua ad aspettare. Se fa freddo potete riscaldarvi le mani qui, tipo un fornello. Raga, ma non si spegne più? Forse tocca soffiare. Toccava soffiare, era semplicissimo. Che rincoglionito che sono. Alla salute! Da una botta pazzesca. Alla fine è vin brûlé con una fetta di arancia e poi mi ci ha scaffato un'altra grappa tipo molto alcolica perché sennò non si accendeva col fuoco. E un vin brûlé corretto e infuocato. Molto forte, si vede molto l'alcol, però buono. In pieno inverno comunque è perfetto e ti si riscalda tutto il corpo. Non mi serve più il giubbotto, va benissimo questo. Vedete, ho le mani calde. Però sto bicchiere non lo teniamo, glielo ridò indietro. Voglio una mia cauzione di 4 euro che forse mi servirà per il bagno dopo. E io in tasca non c'ho nulla. E siamo ritornati al Duomo di Colonia. Si sono accese le luci dell'albero di Natale con lo sfondo del Duomo. Guardate che bello il Duomo. È un pochino illuminato, un pochino buio, tenebroso. Da un momento all'altro esce fuori un vampiro. A me piacciono un botto queste chiese in stile gotico. E guardate qui che fila che c'è. Raga, è per quello stand lì, quello stand dove fanno lo champignon. Cioè, è incredibile. È la prima volta che vedo una fila così lunga per mangiare dei funghi. Ed è la prima volta che faccio anch'io la fila per sti funghi. Ecco la nostra porzione di funghi champignon. Abbiamo pagato 6,50 euro. Stanno facendo tutti la fila per mangiare questo. E finalmente ce l'abbiamo anche noi. E come potete vedere non sono solamente funghi cotti e basta. Oh! Ja, Das Hund! wir brauchen Leckerchen. Buon appetito!
Wow, raga, sono favolosi. Solitamente quando li mangio a casa li faccio al forno, fuoriesce quell'acqua del fungo, bevo quell'acqua e mangio il fungo cotto con un pizzico di sale. Ma qui viene condito con un botto di roba, con la cipolla, con della salsa ed è favoloso. Cioè lo devo fare anch'io così a casa. Mangerei un botto di funghi e i funghi tengono un botto di potassio, perciò fanno benissimo alla salute. Eppure la salsa sa un botto di funghi, sa di zuppa di funghi ma più densa e perciò rende questi funghi ancora più cremosi e più fungosi. Poi c'è il pane. La perfezione. E quella fila per i funghi? Beh, molto sensata. Non so se l'avete capito, ma i mercatini di Natale di Colonia sono al primo posto nella mia classifica. C'è un botto di roba da mangiare, non si ripetono quasi mai. Le cose che si ripetono al limite sono il Glühwein, ovvero il vin brûlé. Però come cibo qui stiamo andando molto bene. Supera di gran lunga quello del Belgio, che ieri avevo detto avevano un botto da mangiare, tutto internazionale. Ma anche qui ci sono i cibi internazionali. Qui raga fanno pure il caffè. Il caffè espresso costa 2,40 €. In questi giorni sono sempre stato fuori Italia. Finora ancora non ho bevuto un caffè espresso decente. Ho provato anche il cappuccino, ma nemmeno quello lo fanno bene. Cioè lo fanno meglio al McDonald's. Guarda quanta gente che c'è. Di sera si riempie ancora di più qui. Chi soffre di claustrofobia, evitate sto posto. Raga, guardate cosa sta bevendo lei. Lo spritz caldo. Non immagino come sia. Lo spritz, come piace a me, deve essere col ghiaccio. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe where you can see every couple tries to stop. Che casino di gente, raga, veramente. Guardate dietro che bello, tutte le luci, la musica, la gente. E qui ci sono alcuni stand che si può pagare con carta e alcuni stand che sono only cash. E io volevo mangiare un botto questi spiedoni, ma è solamente only cash. Io non ho i cash, ho solamente 4 € di cash che mi hanno rimborsato per il bicchiere prima. Questo costa 12 € uno spiedo. Stavolta passiamo e fanno pure la pasta italiana direttamente sul formaggio. Che profumino! Però non lo mangiamo perché siamo in Germania. La pasta italiana la mangio in Italia. Qui fanno pure i langos ungheresi e ne volevo uno, poi ho visto cash only pure qui. E che cacchio! Allora, ein heiß Schokolade. Mit Sahne. Ja, danke schön. Guardate che bel bicchierino. Visto? Cioccolata calda con panna, in totale 9 €, inclusa anche la cauzione del bicchiere di 4 €. Però il bicchierino mi sa che me lo porto a casa, guardate che carino. È il più carino di tutti fino ad ora. Se non mi porto a casa questo, alla salute! Cioccolata calda! Allora abbiamo fatto un altro giretto e ora siamo ritornati nel mercato degli gnomi e abbiamo trovato gli arrosticini, anzi gli arrosticcioni come quelli di prima, ma qui mi sa che accettano la carta. Guarda, c'è pure in cinese. Pork, beef or turkey? Turkey please. Ok, danke schön. Va che spada. E per questo qui abbiamo pagato 9 €. Spiedone di tacchino. Instagram, YouTube, Facebook, everywhere. It's Nicola Jiang, but it's in Italian. Say me which is better, pork or... This is pork. Ha visto che stavo facendo i contenuti, mi ha regalato un altro. Questo qui è il maiale. Mi ha detto di mangiare questi due e di dire qual è meglio. 9 € per 2 pezzi. Incominciamo da tacchino. Buon appetito! Wow, raga, è strasaporito, si sente l'arrosto, è salato alla perfezione, cotto alla perfezione, la carne è succosa, non è secca per niente. A me servono le proteine, per questo che ho fatto questo. Poi se volete ci sono pure le salse, ma io ho le mani occupate. Meglio così, è più salutare. Passiamo questo qui al maiale. Ecco perché mi ha regalato questo qui al maiale. Questo qui è molto più buono, è molto più morbido, molto più succulento. Sì, perché il tacchino la carne è più magra, perciò rimane più secca del maiale. Il metodo di cottura, le spezie, i condimenti sono gli stessi. Dovete stare attenti però con questi spiedi, che potreste infilzarlo nell'occhio a qualcuno. A posto, è giunta a termine pure la puntata di oggi e mi raccomando, affrettatevi a farvi questo bellissimo regalo, che quest'anno sul sito troverete anche i pacchetti natalizi in edizione limitata fino a esaurimento scorte. Vi lascio il link in descrizione. E ancora una volta vi auguro un buon Natale e un felicissimo anno nuovo a tutti. Ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao!